Benvenuti, ciao a tutti, benvenuti al nostro panel discussion sul tema Digital Product Passport, tracciabilità e trasparenza di filiera come driver per la transizione sostenibile. Vorrei dare il benvenuto ai nostri ospiti. Abbiamo Alberto Lampis, Strategic Sourcing Raw Material Senior Specialist a Ugo Boss e Massimo Brandellero, founder di Dedi Factory. Buonasera a tutti. Buon pomeriggio a tutti. Ci siamo trovati nella situazione in cui ci hanno chiesto di presentare il Digital Product Passport che Dedi Factory ha lanciato insieme ad Ugo Boss. E la domanda ci è sorta spontanea: come possiamo parlare di Digital Product Passport se non parliamo di trasparenza? E ancora, come possiamo parlare di trasparenza in un'industria come la moda, dove secondo il Fashion Transparency Index circa solamente il 10% dei top 250 brand tracciano e comunicano le proprie filiere produttive? È un problema di comunicazione o è un problema di disponibilità del dato? È un problema di trasparenza o è un problema di tracciabilità di filiera? E quindi abbiamo invitato Alberto direttamente per parlare e comunicarvi quella che è l'esperienza di Dedi Factory con un caso studio concreto, partendo dalla nostra storia, dalla storia con cui di fatto Dedi Factory e Ugo Boss si sono conosciuti. Quindi partirei innanzitutto chiedendo direttamente ad Alberto di presentarsi, anche a Massimo, e iniziamo. Bene, intanto di tutto grazie di questo invito e grazie a tutti per darmi in questa occasione un po' di spiegare questo progetto che è nato molto lontano nel tempo, se dovesse essere. Io in Ugo Boss mi occupo principalmente di quello che è il sourcing strategico dei materiali. Chiaramente uno dei materiali più complicati che utilizza Ugo Boss è la pelle. Vuoi un po' perché è una filiera molto particolare, vuoi un po' perché proprio a causa del fatto che è un prodotto di scarto principalmente dell'industria alimentare, certe volte è difficile la tracciabilità, e vuoi anche per il modello di business di Ugo Boss, che parzialmente produce in proprio ma anche presso dei lavoranti. L'esigenza è nata di utilizzare questo sistema, è nata praticamente nel 2000, stiamo parlando del 2016 circa, per un altro tipo di progetto dove si cercava, da quel tempo la buzzword era la blockchain, si cercava di sviluppare dei progetti di blockchain, se non che insieme con Damiano, collaboratore di Massimo, abbiamo cercato di fare un pilot con ID Factory, perché sostanzialmente ci siamo resi conto che soprattutto dalla parte full merchandise il controllo della filiera non era puntuale, era molto lasciato nelle mani della libera imprenditorialità dei singoli interpreti all'interno della filiera, un po' in fondi Excel, un po' attraverso dei tool online, un po' attraverso la memoria della gente, line sheet, spec sheet, cioè chi più ne ha più ne metta. Le informazioni c'erano ma erano sparse. Da lì è nata un po' questa esigenza. Poi attraverso un pilot abbiamo cercato di implementare un sistema che mi permettesse, all'inizio molto semplice, solo di monitorare gli ordini e capire chi ordinava cosa da chi, in modo da capire la mia supply chain come era formata e come si allungava anche. E quindi sicuramente un pilot, possiamo dire che è stato un po' l'inizio di questa storia, dove effettivamente il bisogno primario non era neanche lontanamente la sostenibilità o il Digital Product Passport, ma piuttosto la tracciabilità dei materiali in un'ottica estremamente produttiva. E quindi chiedo a Massimo di raccontarci un po' anche la sua storia, come la produzione entra nella storia e come Dedi Factory nasce. Io userei delle parole prenderei spunto dalle parole che ha usato Alberto: controllo.
ID Factory nasce ormai una decina d'anni fa come idea, 8 anni fa come azienda, oggi è una B Corp che digitalizza dei processi produttivi, digitalizza dei processi di operation, facendo guadagnare prima di tutto a un brand e alla propria filiera il controllo. È proprio da lì che siamo partiti con Alberto e con l'Euroboss. Siamo partiti da una necessità di detenere il presidio e il controllo dei materiali laddove il controllo tendenzialmente in alcuni casi non c'è, cioè in quel tipo di filiere dove il brand non ha presidio, in quel tipo di filiere che tendenzialmente sono nel mondo del full merchandise, magari non sono nel mondo dell'industrializzato. Il primo motivo scatenante del progetto è stato proprio la necessità di controllo, molto pratico, molto pragmatico, operation, attività di operation. Poi ovviamente in 8 anni, in 10 anni le cose sono cambiate molto, siamo partiti dal controllo, lato procurement, poi c'è stata un'evoluzione nella necessità di un controllo qualitativo, poi c'è stata una necessità di controllo in compliance, poi questo piano piano è diventato un servizio integrato a supporto se vogliamo dire, della sostenibilità o comunque di avere dati strutturati per più department, quindi uno strumento che nasce da un bisogno ma poi si sviluppa come si è sviluppato in questi 10 anni il concetto stesso di tracciabilità. Quando noi, Alberto, parlavamo di tracciabilità 8 anni fa, voglio dire, la prima domanda che ci veniva fatta era perché? Voglio dire, no? Molto diverso da quello che abbiamo sentito oggi un po' durante tutto il giorno. Quindi io direi, noi quando ci siamo incontrati per un motivo, controllo materie prime, poi la cosa è evoluta e oggi questo tipo di approccio molto sistemico, molto granulare, molto organico ci porta ad avere una serie di informazioni strutturate che ci permette di avere un Digital Product Passport di filiera, strutturato, dinamico, scalabile, con una solidità sottostante molto forte. Una volta Alberto mi ha parlato di Product Risk Management, quella che è la parola oggi più ampia di sostenibilità, in realtà era puramente uno strumento anche di risk management. Quindi ti chiedo qual è il valore che vedevi ieri in Daddy Factory e come questo valore si è evoluto e qual è quello che invece diresti vedi oggi? Allora, molto banalmente, il valore all'inizio era proprio quello di capire se la mia supply chain piazzava gli ordini di materiali ai lavoranti nei tempi giusti e se questi materiali erano dotati di test chimici e fisici adeguati. In caso di fail, chiaramente la mia capacità attraverso di Factory era quella, brutto da dire, di puntare il dito su chi nella filiera non aveva seguito il processo come doveva essere seguito, cioè molto, molto banale. Perché molte volte cosa succedeva? Che i lavoranti erano in ritardo nella consegna del prodotto finito e la colpa era sempre di chi stava prima, il fornitore di tessuto, il fornitore di suole, il fornitore di pelli e avanti di questo passo. Con ID Factory riuscivamo se non altro a controllare quando hanno veramente piazzato gli ordini, quindi una tempistica, quando vedevamo che non erano piazzati in maniera corretta, potevi fare un risk assessment sul ritardo che tu avevi. In più questi ordini, se avevamo dei fail poi in un secondo momento di qualsiasi tipo, potevamo anche andare a restringere al lotto esatto che era stato spedito e controllato e non a bloccare tutta la produzione di un certo periodo fatta con quell'articolo. Cioè, quindi era proprio veramente controllo della produzione, controllo della qualità, risk management e test fisici attivi. Molto, molto facile, non era facile, ma era molto facile. Oggi si è venuto in una cosa completamente diversa. Nei materiali vogliamo verificare anche chi sono i fornitori e qui si va nel prodotto. Quindi chi è il mio lavorante, chi sono i fornitori del mio lavorante, chi sono i terzisti, che tipi di materiali usano, quali sono le certificazioni che esistono nella mia filiera, in modo da dare anche dal punto di vista comunicativo un valore aggiunto al prodotto che faccio. Cioè lo faccio in certi tipi di aziende con certi tipi di materiali fatti da certi tipi di aziende che hanno certi tipi di materiali. Oramai da più di un paio d'anni che l'Hugo Boss del nostro sito pubblica quali sono i nostri TR1, i tier 1 principali, cioè
per tutte le division di Hugo Boss. È chiaro che adesso invece noi con questo progetto stiamo andando un po' più in giù nella nostra supply chain, non solo chi è la fabbrica, ma chi sono i fornitori di quella fabbrica, che è una cosa, è un next step, ecco. Io ti faccio una domanda un po' provocatoria. Ci hai detto che effettivamente il servizio si è ampliato, prima era controllo dei rischi legati al prodotto e oggi invece si sono associati una serie di nuovi attori in questo processo di tracciabilità, una serie di nuove certificazioni, una serie di nuove esigenze, quindi ti chiedo, ma è aumentata la complessità della filiera di Hugo Boss o è aumentata la complessità del mercato? È aumentata la complessità del mercato e la legislazione sottostante che oramai ci porta in quella direzione lì. Allora, purtroppo magari non è popolare dirlo, ma anche noi diciamo che ci muoviamo molte volte se costretti. Allora, la legislazione tedesca, la legislazione francese sui claim di sostenibilità, sulla trasparenza della supply chain, ci sta portando in una direzione ben chiara. A questo punto, giustamente, come Hugo Boss, come Future and Accessories, che è la nostra division, ci siamo detti, ragazzi, tanto prima o poi ci arriviamo. È inutile aspettare l'ultimo momento e cerchiamo di far sì che gli strumenti che abbiamo in questo momento vengano adattati a un sistema che ci verrà comunque richiesto. Come giustamente tu hai detto prima, noi siamo partiti con un pilot nel full merchandise pelletteria. Poi questo pilot è stato allargato al full merchandise spazzatura. Poi è stato allargato alla nostra home production, quindi alla nostra fabbrica dove facciamo e ci serve per alimentare l'MRP con le conferme degli ordini, tra l'altro, l'ID Factory. E quindi da lì, poi, il nostro home production è partito il progetto del Product Passport. Quindi siamo partiti da lontano per arrivare alla nostra produzione, la nostra produzione farà di nuovo il Product Passport che poi verrà portato in full merchandise pelletteria e full merchandise calzatura. Cioè, è cambiata l'esigenza e noi dobbiamo adattarci anche velocemente. Quindi diciamo che decisamente il mercato rappresenta un driver importante, ma direi che anche a volte le complessità si scoprono andando ad indagare nella filiera stessa, cioè man mano anche il target e l'ambizione cresce, man mano si coinvolge un fornitore, la complessità degli attori che vengono poi successivamente coinvolti si amplia e quindi la prossima domanda è questa qui per entrambi. Come allora il Digital Product Passport è entrato all'interno di questo processo di tracciabilità che è partito dal mondo del Product Risk Management, ha un bisogno di controllo, di processi, di materiali, di prodotti, multi-attore, multi-stakeholder, multiprodotto. Parto io, se ti va bene Alberto. Lato nostro, a livello tecnologico, oggi si chiama Digital Product Passport, però il concetto stesso di passaporto digitale di materia prima era intrinseco all'interno dello strumento, nel senso che quando noi siamo partiti, prima abbiamo sentito tutta la parte relativa ai CITES, ma in tutto il mondo che non è CITES nei materiali in pelle o in tessuti o in altri materiali, noi quando siamo partiti 8 anni fa, 9 anni fa, abbiamo iniziato ad applicare dei codici QR in ogni singola pezza di tessuto, in ogni singolo pelle, in ogni singola pelle, in ogni sacchetto di accessori, per uno scopo ancora una volta di operation, cioè abbiamo digitalizzato un processo di controllo qualità che comunque lungo la filiera c'è, necessario e richiesto, e questo processo di controllo qualità si sviluppava attraverso un'attivazione di un codice univoco, quindi un product passport su una materia prima. Poi nel proseguo abbiamo iniziato a collegare queste materie prime a dei processi produttivi e ancora una volta l'abbiamo fatto in maniera univoca nel nostro percorso, nel nostro sviluppo. Quindi diciamo lato tecnologico è stato un po' un percorso quasi naturale, è stato un percorso per cui il Digital Product Passport sul prodotto finito è stata un'estensione naturale di attività e processi digitalizzati di operation che messi insieme vedevano il Product Passport o il Digital Product Passport come estensione naturale di un processo. Quindi è stato diciamo, la fine, che però è un nuovo inizio, di un percorso di tracciabilità di filiera. Quindi noi oggi vediamo il Product Passport non tanto come risultato finale, anzi non come prodotto per iniziare un nuovo percorso, ma come in primis come risultato finale di attività, per poi abilitare
quello che saranno i nuovi sviluppi, i nuovi modelli di business o le nuove modalità. Alberto, Infatti, ora ti tocca rilanciare la palla. No, ma infatti volevo solo aggiungere, perché è corretto tutto quello che ha detto Massimo, naturalmente, ma quello che volevo aggiungere è proprio quello, cioè noi siamo partiti tanti anni fa con Edit Factory perché un gruppo come Hugo Boss, ma come tanti gruppi della moda che esistono oggi, cioè noi abbiamo 29 product division che hanno 29 chiaramente esigenze diverse, che va dal braccialetto, la cravatta, la scarpa, la borsa, la giacca, la camicia, e ognuno ha le sue esigenze. Allora, purtroppo le aziende strutturate, multinazionali come la nostra, la ricerca è sempre quella del tool unico e uniforme per tutti che funzioni a 360 gradi per qualsiasi tipologia di materiale. Questo, e ti do ragione Massimo, mi spiace, non è possibile, tra virgolette, e infatti noi come Future Accessories siamo andati avanti con i nostri progetti, con i nostri pilot, autonomamente, proprio perché quello che vogliamo ottenere è, partendo dalle cose singole, andare a fare una serie di pilot proof of concept che poi ci portano a fare pilot proof of concept di altre cose che siano scalabili e che si possa andare sempre in quella direzione, cioè partendo da progetti molto semplici, monitor ordering, fino ad arrivare a tracciabilità della supply chain fino al perché no? Cioè, è chiaro che man mano che va avanti è più complesso, però se questo tool non incominci a metterlo in piedi qualche anno fa, cioè non puoi aspettare il 2025 quando la legge entrerà in vigore sulla trasparenza del mercato per implementare un tool. Devi avere già qualcosa in mano, devi avere le idee abbastanza chiare sul progetto che vuoi fare, per quello che è un punto di partenza per me, non un punto di arrivo. E questo credo sia un punto estremamente importante, perché anche noi lato innovation provider ci troviamo spesso ad affrontare questa tematica con i brand. Non so quali saranno le richieste di trasparenza del mercato, aspetto di vedere la legge effettivamente quali linee guida definirà, ma tracciare i processi, il Digital Product Passport essendo la fine e l'inizio di un nuovo percorso verso la circolarità, ma è sicuramente un punto di arrivo, non di partenza. E quindi la domanda: si può parlare di Digital Product Passport senza tracciabilità per entrambi? Posso andare io? Ti rubo la parola. Che mi sembra abbastanza banale, per me almeno. Diciamo che tracciabilità, Digital Product Passport senza tracciabilità, se questa domanda l'avessimo vista un paio di settimane fa avrei detto assolutamente sì, le due cose non necessariamente devono essere collegate, voglio dire. Qualche anno fa, dai, non dire. Ma nelle ultime settimane è cambiato molto, negli ultimi mesi è cambiato molto, e quando intendo tracciabilità di filiera. Oggi in realtà credo sia imprescindibile, cioè con tutte le nuove regolamentazioni e gli impatti che queste regolamentazioni stanno iniziando ad avere appena le vediamo scritte, quando vediamo i draft, voglio dire, in realtà avere un Digital Product Passport non integrato a una tracciabilità di filiera non sfruttiamo un asset che possiamo avere, cioè la tracciabilità di filiera messa a sistema con uno strumento che a questo punto può essere la soluzione a n problemi, ad n approcci, ad n tipologie di problemi nuovi che dobbiamo affrontare. Quindi oggi direi assolutamente tracciabilità e Digital Product Passport sono quasi sinergici, sono interconnessi. No, corretto, cioè, sono assolutamente d'accordo e hai ragione. Fino a poco tempo fa potevo dire va bene, possiamo fare il Product Digital Passport semplicemente creando una serie di matrici e tabelle dove per ogni SKU io definisco quali sono i materiali, indico chi è il mio fornitore, indico qual è la mia supply chain di quello che conosco, lo do in pasto a un software e si arrangia lui buonanotte suonatori. Però a questo punto prendiamo il punto di partenza, è tutto fatto tra virgolette a mano, cioè a ogni stagione io devo mettermi lì a fare queste cose. Lo scopo della tracciabilità è quello, dal mio punto di vista, avere un sistema, passatemi il termine, automatico, cioè dove già gestisco queste informazioni, che si interfaccia in maniera trasparente col Product Digital Passport, dove io vado ad indicare non quella scarpa generica come è fatta, ma la tua scarpa, quella che c'hai in mano tu, che ha un ben preciso product order fatto con dei materiali. Se io nel frattempo cambio materiale, cambio fornitore di suolo, questo deve essere rispecchiato
nel Digital Product Passport, non deve essere statico, cioè deve essere assolutamente dinamico, e allora posso approfittarne di agganciare una cosa all'altra e fare tracciabilità, dove se il mercato mi richiede la scarpa specifica, io so esattamente il lotto specifico, la conceria specifica, se possibile il macello specifico, poi lì mi fermerei perché ne abbiamo già Possiamo andare discusso a avanti lungo. all'infinito. No, ma io ogni tanto sì, la tracciabilità si può arrivare veramente lontani, però bisogna anche essere realistici, e io dico sempre che l'ottimo è il nemico del bene. Cioè bisogna avere una tracciabilità di filiera che arriva fino a un punto che sia anche ragionevole. È inutile che io ti dica che poi su un lotto di pelle finita io ti posso dare 67 macelli dall'altra parte e 120 allevamenti. Credo che un altro Perché dato che abbiamo sempre più evidente è il bisogno di validazione, non solo fin dove possiamo arrivare lungo questa filiera, ma quanto possiamo essere sicuri di questo dato, quindi quanto possiamo parlare di tracciabilità esatto. senza un dato validato. E siamo in un momento, credo, anche storico, di fronte a quello che è successo anche in India con Control Union per quanto riguarda le certificazioni di cotone. Una certificazione da sola non è efficiente per dimostrare la tracciabilità di un prodotto. Quindi la domanda che ti faccio anche Massimo è come ritieni che servizi e strumenti di tracciabilità strutturati di filiera con il coinvolgimento diretto dei fornitori possano comunque fornire un servizio alle aziende per risolvere questo tipologia di problemi o comunque sentirsi più sicuri sulla validità dei dati stessi? Quello che è successo qualche settimana fa nel caso India e Cotone, voglio dire, è un po' emblematico, no? Nel senso le certificazioni sono necessarie, sono fondamentali, ma forse non bastano, no? Forse quindi una domanda bisogna un attimo farsela. Non bastano perché le necessità e le nuove richieste arrivano da tanti punti di vista diversi, quindi la certificazione è un supporto, ma senza una governance estremamente puntuale, estremamente chiara, e anche molto granulare delle informazioni di filiera, non si riesce ad essere completamente in una zona di sicurezza. Discutevamo con un brand nella scorsa settimana, partendo dai dati indiani, sembra che il 40% del cotone dichiarato organico non lo sia, voglio dire, almeno su quel tipo di filiera. E questo ha un impatto che è enorme a livello di industry. Noi eravamo nel magazzino logistico di questa azienda e loro stessi, non avendo una tracciabilità, cioè avendo una tracciabilità documentale di compliance, ma non magari puntuale e granulare con un digital product passport sull'oggetto, semplicemente non sanno identificare quale sia diciamo, la filiera garantita sicuramente da delle certificazioni vere e quale non lo sia, quindi fondamentalmente non sanno neanche come affrontare il problema. E quando guardiamo a un mondo che parla del 40%, cioè non sono dati estremamente rilevanti, quindi sicuramente la certificazione serve, è a supporto. Basta? Forse no, forse è proprio arrivato il momento di farsi qualche domanda da questo punto di vista, no? Quindi il presidio, e torniamo un po' se vogliamo all'inizio, il controllo, presidio, controllo. Credo che diciamo, questo sia un po' un punto di unione. E aggiungo anche un'altra considerazione, Alberto, per quanto riguarda i materiali non certificati, perché ovviamente non possiamo affidarci solamente alle certificazioni perché c'è una buona parte della produzione che ad oggi non è certificata nelle aziende, nei brand con cui lavoriamo e che fanno parte di questa industria. Ma infatti proprio quello è il problema, cioè, tu mi hai anticipato anche sulla domanda, perché il problema è esattamente quello, cioè le certificazioni, cioè allora, i brand lavorando col sistema full merchandise devono per forza avere fiducia nelle certificazioni di terze parti, perché andare a verificare e auditare tutta la supply chain, una supply chain complessa come può essere quella di Hugo Boss, richiede veramente uno sforzo immane. Però questo necessita comunque, per dove stiamo andando, di un cambio di paradigma, di un cambio di modo di ragionare. Cioè, mi va bene, come hai detto tu, la certificazione della Control Union, della Leather Working Group, CRS, chi più ne ha più ne metta, eccetera. Mi stanno bene queste certificazioni, però devono essere coadiuvate come
dovrebbe essere in maniera ibrida con degli audit interni che vengono performati anche dai brand per cercare di capire almeno statisticamente che quello che abbiamo nel mercato è corretto, e questo deve essere una cosa che poi non viene riportata all'interno del sistema, e quindi vuole anche un cambio veramente di mentalità. È chiaro che siamo passati da aziende verticalizzate col controllo della filiera ad aziende completamente orizzontali senza quasi nessuna filiera, demandando al precedente tier tutti gli oneri di quello che abbiamo fatto. Adesso il paradigma si sta spostando, cioè dobbiamo essere noi brand, perché alla fine brand reputation è quello che conta, cioè se il mio fornitore pakistano combina una stupidaggine, al mondo non interessa niente che lui ha combinato una stupidaggine, la stupidaggine l'ha combinata su prodotti di Hugo Boss. E questa è la cosa che il brand deve stare molto, molto attento alla sua supply chain, ed essere molto, di avere contezza, di avere un sistema che gli permette di capire da dove arriva cosa, chi ha fatto cosa, e andarlo a verificare anche, perché se no diciamo, si torna in una zona grigia dove tutti più o meno sapevano tutto, ma nessuno poi ha fatto niente. Alberto, stiamo giusto in questo momento mostrando il Digital Product Passport, un esempio di demo dell'applicazione che appunto abbiamo lanciato e sarà presto nei negozi insieme. E una considerazione in chiusura che vorrei chiedere ad entrambi, sia a te che a Massimo, è come vedete l'evoluzione e quale sarà la prossima storia, quindi che verremo a raccontare qui ai Pitti, qual è l'evoluzione del mercato e quali saranno i nuovi trend? Abbiamo 30 secondi, Alberto. Ma io lo dico solo uno: il recupero del prodotto a fine ciclo. Tramite una piattaforma come questa, avere la possibilità da parte del cliente finale di poter ritornare quella scarpa ad Hugo Boss, e quindi essere autenticata dall'applicazione stessa del Digital Product Passport, e quindi poter rientrare in una politica di economia circolare. Sì, visto che siamo anche un po' overtime, senza tante ipotesi futuristiche, credo che forse dobbiamo iniziare un po' a ripartire un po' dalla domanda, no? Cosa vogliamo fare con strumenti di questo genere? Le applicazioni sono tantissime, le abbiamo visto durante tutto il giorno, quindi in realtà dobbiamo forse metterci nel mindset giusto, porci le giuste domande e capire cosa vogliamo fare, perché la tecnologia non è il limite, è solo a supporto. Dobbiamo capire bene da questo punto di partenza cosa veramente, come vogliamo sfruttarlo, tra virgolette. Quindi siamo partiti dal futuro, dal Digital Product Passport, per tornare indietro alla filiera. Il vero problema e la vera tematica è prima di tutto come coinvolgere la filiera, tracciabilità è un mindset, e come portare tutte queste informazioni in maniera integrata al consumatore perché domani possa permettere dei modelli di business circolari. Grazie a tutti. Grazie Alberto. Grazie.